Buongiorno, ieri sera è arrivata su InDesign User Group di Facebook la richiesta di un ragazzo che dice di dover impaginare un catalogo fatto di tabelle dove però ci sono vari prezzi che devono essere poi nascosti in base alla destinazione d'uso di questo catalogo. Vuol dire che alcuni clienti non dovranno vedere i prezzi di altri, fondamentalmente, no? Quindi bisogna trovare il modo di poter stampare, cioè di avere diciamo, l'impaginazione abbastanza visibile, o meglio, molto visibile per le correzioni, per il controllo, per tutto quanto. Poi però in fase di stampa, perché per il momento il discorso l'uscita era in stampa, bisogna poter diversificare i vari PDF per la stampa in maniera da avere appunto queste caratteristiche. A questo punto bisogna fare, cioè partendo da una base come quella che vedete, che ovviamente dovrà quantomeno essere già divisa con i tabulatori perlomeno, no? O comunque pronti per una tabella. Come facciamo a far sì che possiamo alternare la visibilità dei prezzi e quindi esportare dei magari 3 PDF però con le caratteristiche di cui abbiamo bisogno? I sistemi potrebbero essere vari, per esempio qualcuno suggeriva usare livelli diversi per ogni prezzo, ma usare livello diverso per ogni prezzo vuol dire che devo fare una tabella, anche perché comunque partiamo dal presupposto che non c'è nulla di specificato per riguardo all'impaginazione, no? Quindi io suppongo che da quello che almeno che ho letto, che ci siano delle colonne che alla fine poi restano bianche. Quindi immagino una tabella con tante colonne dove compariranno i prezzi solo dove servono, e non una tabella, cioè scusate, una colonna dei prezzi unica dove poi si vadano a inserire dentro questi prezzi. Quindi fare 2 o 3 tabelle, non so quelle che ha bisogno questa persona, su 3 livelli diversi, secondo me è un massacro. Perché? È un massacro perché non siamo assolutamente certi e sicuri della precisione del posizionamento di queste tabelle. Potrebbero per qualsiasi motivo spostarsi e creare dei casini poi di allineamento, eccetera eccetera. Soprattutto quando si vanno a fare le correzioni devo star lì tutte le volte a cambiare il livello e fare le modifiche, diventerebbe veramente un lavoro. È più massacrante farlo così che non farlo quasi quasi a manina su 3 file diversi. Un altro sistema potrebbe essere quello di creare, come abbiamo visto, dei file collegati, però anche lì il sistema non lo vedo molto, molto sicuro. Rimane il testo condizionale, come abbiamo visto l'altra volta, ma partendo da un file fatto così, cioè da un testo fatto così, che potrebbe essere un qualsiasi testo ricavato da Word, da Excel o come caspita vi pare. Come facciamo a creare la condizione per selezionare, cioè scusate, come facciamo a selezionare i vari prezzi assegnando poi le condizioni? Partiamo da un sistema molto più semplice. Quindi andiamo a creare subito una tabella, ok? Quindi selezioniamo il nostro testo, tabella, converti il testo in tabella. Separatore tab va benissimo, non abbiamo uno specifico stile di tabella, quindi per adesso non ci interessa. Quindi partiamo
dalla base, e quindi andiamo a creare i nostri stili di paragrafo, che avrò bisogno di 2 stili di paragrafo diversi, ma che poi fondamentalmente hanno le stesse caratteristiche, almeno per quello che mi riguarda, per quello che ne so. Poi eventualmente li facciamo diversi. A questo punto cosa facciamo? Facciamo un nuovo stile di paragrafo che lo chiameremo prezzo, che si è preso la definizione praticamente di quanto abbiamo selezionato. A questo punto non facciamo nient'altro che andare a fare un nuovo stile di paragrafo e lo chiamiamo prezzo con IVA e ci basiamo su prezzo, e andiamo a farne un altro che si chiamerà prezzo senza IVA, che si baserà anche lui su prezzo. Ok, adesso giusto per vedere le differenze assegniamo un colore diverso al testo senza IVA, che ne so, gli mettiamo, facciamo verde, va. Ok, e praticamente sappiamo che questi sono i prezzi senza IVA, quindi assegneremo questo stile di paragrafo. Questi invece sono i prezzi con IVA. Ok, basta. Vogliamo vedere se è vero? Prezzo con IVA, cambiamo il colore, diamo rosso. Perfetto, funziona tutto. Ok? A questo punto utilizzerò il testo condizionale, perché mi sembra la formula più idonea per questo tipo di lavoro. Quindi andrò a creare una nuova condizione che si chiamerà anche qui prezzo con IVA, ok, e un'altra condizione che si chiamerà prezzo senza IVA. Ok, a questo punto come facciamo per assegnare queste condizioni? Se non è tanta roba ci possiamo anche mettere a manina, quindi selezioniamo tutto, assegniamo una delle 2 condizioni e abbiamo risolto il problema. Ma se il lavoro è in larga scala, quindi tante tabelle, tante diversità, eccetera eccetera, non facciamo nient'altro che andare ad aprire il trova sostituisci. Questo non serve. Possiamo andare subito a trovare lo stile di paragrafo prezzo con IVA. Ok, nel sostituisci formato andremo ad applicare la condizione prezzo con IVA. Ok, sostituisci tutto. Ok, vedete che il prezzo con IVA è diventato selezionato, quindi in questo momento se io vado a escludere il prezzo con IVA non vedrò più niente. Ok, la stessa cosa ovviamente la faccio con prezzo senza IVA, sostituisco con nelle condizioni prezzo senza IVA. Ok, sostituisci tutto, 16, perfetto, è fatto. E questa è la prima parte del gioco. Dimenticavo di dire che il fatto di assegnare uno stile di paragrafo alla cella, cioè o meglio al testo in una cella, è fondamentale, perché nel momento in cui volessimo andare ad assegnare uno stile di cella, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, stile di cella, facciamo un nuovo stile di cella, noi possiamo andare ad assegnare anche lo stile di paragrafo assegnato. Quindi questo sarà il prezzo con IVA, questo qui è cella prezzo con IVA, ok, e nel momento in cui selezioniamo tutto quanto, per le altre tabelle sarà già un discorso più veloce. Stessa cosa chiaramente per il prezzo senza IVA.